Ciao da Stefano Verona, Psicologia Semplice. Oggi cerchiamo di rispondere a una domanda molto importante. Perché le persone, anche se si propongono di interrompere un comportamento che ritengono sbagliato per loro, quale può essere bere, fumare o giocare d'azzardo, molto spesso non riescono a portare avanti il loro proposito? Vediamo di capire il perché. Sigla. Per rispondere a questa domanda dobbiamo iniziare a capire un po' di più come è fatto il nostro cervello. Dobbiamo pensare che il nostro cervello è frutto di una lunghissima evoluzione. Oggi per procurarci il cibo è sufficiente fare una telefonata e farcelo portare a casa. Per avere un partner sessuale non abbiamo alcuna difficoltà, possiamo farlo addirittura con un'applicazione tramite il cellulare. Ma vedete, il nostro cervello è stato costruito per una realtà molto diversa da quella che abbiamo oggi. È fatto per sopravvivere in un mondo dove le risorse sono molto limitate e c'è molta competizione per riuscire a sopravvivere. Dovete sapere che esiste un'area del nostro cervello che è la più grande negli animali inferiori come i rettili, che non si occupa assolutamente della nostra felicità o del nostro benessere, ma è interessata unicamente alla nostra sopravvivenza. In realtà, come vedremo tra poco, non le interessa tanto la nostra sopravvivenza, ma è programmata per far sopravvivere il nostro patrimonio genetico, cioè le informazioni che sono all'interno del nostro DNA. Le informazioni del nostro DNA sopravvivono non solo se sopravviviamo noi, ma soprattutto se riusciamo a trasmettere questa informazione genetica anche ai nostri figli, poiché così facendo essa sopravviverà anche all'interno delle generazioni future. Ci sono quindi dei comportamenti che sono utili alla sopravvivenza del mio patrimonio genetico. Uno di questi è la ricerca di cibo molto energetico, ricco di grassi e zuccheri. Ma dobbiamo dire che anche il sale sarà importante, poiché mi consentirà di trattenere i liquidi e non disidratarmi. Se avrò energia, potrò domani procurarmi altro cibo e potrò avere la forza per competere per ottenerlo. Ma potrò anche difendermi dai predatori e difendere anche la mia prole, che ricordate è portatrice del mio medesimo patrimonio genetico. Potrò quindi avere il miglior cibo e i migliori partner sessuali, in modo tale da poter trasmettere la mia informazione genetica al maggior numero possibile di soggetti. Un altro comportamento indispensabile alla sopravvivenza dei miei geni è quello sessuale. Un altro ancora è la propensione a competere, che mi consentirà di procurarmi cibo e partner con cui accoppiarmi, e l'ultimo è l'aggressività, che mi consentirà anche di proteggere la prole. Quando facciamo queste cose aumentiamo i nostri livelli di dopamina. Una parte del nostro cervello riconosce questo cambiamento come un segnale che è stato messo in atto un comportamento utile alla sopravvivenza e quindi ci motiverà a ripeterlo. Lo memorizzerà e ci inviterà a ripeterlo con forza. Le sostanze e i comportamenti che non riusciamo a dominare sono solamente quelli che ci hanno portato ad una massiccia produzione di dopamina. Nessuno di noi troverà difficile resistere alla tentazione di mangiare un peperone o della lattuga, infatti. Come vi ho spiegato, sono i cibi ricchi di grassi, zucchero e sale quelli che ne provocano un suo innalzamento. Allo stesso modo, nessuno sentirà un irrefrenabile desiderio di lavare i piatti o passare l'aspirapolvere. Sono i comportamenti in cui è presente la competizione o anche la sessualità quelli che possono farci perdere il controllo. Oltre a questi comportamenti naturali vi sono le sostanze alcoliche e gli altri stupefacenti, che sono in grado di innalzare in modo incredibile i livelli di dopamina. Sono quindi le sostanze il cui uso è più difficile da controllare e che possono generare in noi una dipendenza. Un'altra parte del nostro cervello, quella dove risiede la nostra cosiddetta forza di volontà, troverà quindi molto difficile riuscire a tenere a bada la spinta a mettere in atto i comportamenti
che sono stati associati a una grande produzione di dopamina. Qualunque comportamento che è in grado di iperstimolare la produzione di dopamina porterà il nostro cervello a ripeterlo con forza e i nostri tentativi di astenerci da tale comportamento saranno spesso fallimentari. Vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video.